Vi ricordate cosa è successo l'anno scorso? Abbiamo preso le 5 Super Naked Made in Europe e le abbiamo portate in giro per 2 giorni sulle più belle strade alpine e poi in pista per capire quale fosse la migliore. Ed è andata così. Bene, viste le evoluzioni del mercato, quest'anno possiamo dire che abbiamo voluto tornare sulla scena del crimine. Protagoniste ancora loro, le Super Naked, ma gli attori questa volta sono cambiati. Una conferma la vincitrice del nostro confronto 2019. Aprilia Tuono però quest'anno avrà vita ancora più dura perché a complicargliela sono arrivate le novità del 2020. Moto che hanno subito una profonda evoluzione oppure totalmente inedite vogliono rubare lo scettro di miglior maxi naked alla V4 di Noale. Ci riusciranno? Nessun risultato è scontato, ma per vederci più chiaro siamo partiti da Milano per arrivare fino all'Appennino tosco-emiliano, il terreno di caccia perfetto per qualsiasi moto. Futa, Raticosa, Giogo, nomi mitici per chiunque abbia impugnato un manubrio, una sorta di paradiso del motociclista, terreno di prova perfetto per le protagoniste di questo confronto che prima però si sono sciroppate tutta l'autostrada A1, una tortura necessaria ma utile anche per assegnare i primi punti, per piantare le prime bandierine. Autostrada, cambiamo le moto veloci per capire un po' soprattutto il comfort, tra virgolette, anche se queste moto non è necessario, però è utile per capire posizioni di guida. La A1 è una tortura, però serve per fare qualche cosa. Primo stop, interessante. Questa volta invece abbiamo deciso di andare subito al sodo, saltando lunghe descrizioni tecniche che troverete in tutti i video che abbiamo già pubblicato e raccontandovi invece un po' tutto quello che voi volete sapere, ovvero come va una moto rapportata a tutte le altre presenti qui al confronto. Benvenuti alla comparativa Maxi Naked di Red 2020. Tutti contro l'Aprilia, quindi, che si presenta al confronto invariata rispetto al 2019, confermati il V4 1100 da 175 cavalli e 121 Nm di coppia, le sospensioni semiattive Öhlins e il telaio di alluminio di strettissima derivazione RSV4, una moto che ha ormai raggiunto quello che potremmo definire l'equilibrio perfetto. La Tuono è un po' come la torta della mamma, quella che conosci bene, quella con gli ingredienti buoni, quella che ti piace. Come la sorella RSV4, anche il progetto Tuono sorprende per la longevità e per la capacità di essere sempre al top della categoria nonostante gli anni di carriera. Ammettiamolo, la Tuono ha piazzato l'asticella a un livello che chiunque abbia intenzione di affrontare questo segmento vuole superare. Un segmento che poi ovviamente però ogni costruttore affronta seguendo una sua precisa filosofia. 2 cilindri, 4 cilindri, in linea a V stretto a V di 90 gradi sovralimentato. Un totale di 971 cavalli e quasi 700 Nm di coppia da scaricare sull'asfalto. Esagerate? Certamente, ma non solo nel senso che pensate voi. Certo, queste naked possono sembrare eccessive perché sulla strada, teatro del nostro confronto di quest'anno, tutti questi cavalli e questa coppia non li userete mai. Ma detto questo, è meraviglioso pensare come tutti i partecipanti, dal primo all'ultimo, siano stati in grado di rendere gestibili prestazioni davvero mostruose. Queste moto sono autentici capolavori di ingegneria elettronica, senza la quale, ve lo dico subito, nessuna sarebbe minimamente guidabile. E ora anche aerodinamica. Per il confronto di quest'anno abbiamo deciso di mantenere pneumatici di primo equipaggiamento. Motivo? Semplice, perché il confronto si svolge solo su strada e anche perché le gomme scelte dai tecnici che le hanno sviluppate parlano con il telaio e definiscono il carattere della moto, raccontando anche il posizionamento della moto nel segmento. Non a caso Kawasaki monta la soluzione più stradale, KTM e Ducati un prodotto super sportivo, Aprilia e MV un prodotto racing street. Come dire, dimmi che scarpe porti e ti dirò chi sei. Detto questo, è stato anche interessante notare come su strada in realtà nessuna delle moto sia rimasta indietro, perché su strada, come ho già detto, il limite è la strada, non la gomma. E ora andiamo a conoscere le altre protagoniste. Una delle tappe più importanti del giro è il passo della Raticosa, pieno di motociclisti
strade giuste per provare le nostre moto, ci saranno secondo me delle sorprese, sì. Io e Stefano ho comprato la V2 nuova. Lì, guarda. Mi ha detto quando faccio le recensioni di stare attento Di stare che poi... attento perché poi la gente le può comprare. Ecco. La prima delle sfidanti è un'altra italiana con il motore V4, la Ducati Street Fighter V4S, senza dubbio una delle moto più attese dell'anno con la sua tecnica del tutto fuori dagli schemi. Telaio front frame, motore portante, albero motore controrotante. La parentela con la Panigale è evidente, ma in Ducati dichiarano di aver lavorato questa volta in ottica prettamente stradale, prestando attenzione a comfort e posizione in sella. La riprova, eccola qui, ben 60 mm di spessore della sella, mai vista prima su una Ducati sportiva una sella così comoda. Comodità della sella, posizione di guida, anche se il manubrio è un po' troppo rialzato per i miei gusti, ma è una moto che a fine giornata non ti fa stancare e hai ancora voglia di guidare. Ma è soprattutto il motore a impressionare, potenza record per lui, ben 208 cavalli, condivisi però con un'altra delle protagoniste del nostro test. Ma la curiosità è, saranno riusciti in Ducati a rendere questa moto anche godibile su strada? Siamo qua per scoprirlo. Lo scorso anno nella nostra comparativa la KTM 1290 Super Duke R ha sfiorato la vittoria totale vincendo nel photo finish nella prova stradale, l'unica che faremo quest'anno. Nel frattempo Amati Goffe hanno messo mano alla loro Super Naked che è cambiata totalmente nella ciclistica. Nuovo il telaio con un layout ispirato alla RC8, nuove le sospensioni, l'attitudine è diventata più sportiva senza perdere di vista il comportamento stradale e l'indole teppista che per gli arancioni sono un must. È una moto che dice la sua un po' in tutte le situazioni, anche perché è quella che ha più sterzo di tutte, alla fine sei sempre comodo in sella anche se è un pochino più caricato rispetto a quella dello scorso anno. Fedele al bicilindrico, KTM non molla questa configurazione, quest'anno arriva la doppia accensione per l'LC8 che ora arriva a 180 cavalli. Certo fa un po' sorridere che lo scorso anno la 1290 Super Duke R fosse la moto più potente del lotto e quest'anno sia invece una delle meno potenti, ma la KTM si sa si gioca un'altra carta che è quella della coppia, ben 141 Nm, un record. Design su gomi e tecnica unica per il motore. Kawasaki si gioca la carta dell'esclusività tecnica. La ZK2 è l'ultima nata della famiglia con motore sovralimentato. La casa di Akashi con questa moto bussa prepotente alla porta che consente l'accesso al segmento delle Super Naked. Lo fa con la forza del suo 4 cilindri in linea, uno dei più piccoli di cilindrata con i suoi classici 998 cm3, equipaggiato in compenso con compressore centrifugo, un motore che ha già dimostrato di poter essere un'autentica forza della natura. Qui però Kawasaki ha deciso per scelta di fermarsi alla soglia dei 200 cavalli, potenza che la piazza esattamente nel mezzo tra le sfidanti di questo confronto. Mi aspettavo una moto più in difficoltà al cospetto delle Super Naked europee. C'è da voltare in modo molto rapido come sulle strade più strette qui dei nostri Appennini. In compenso la coppia al top con i suoi 137 Nm, la Kawasaki se la gioca con la KTM. Il terreno di caccia preferito della ZK2 sembra essere proprio la strada e siamo proprio curiosi di capire come se la caverà. Si è fatta attendere un po', ma ora è finalmente arrivato il momento di guidare anche la MV Agusta Brutale 1000 RR. L'ultima creatura dell'atelier motociclistico di Schirana si presenta con una linea veramente pazzesca che evolve il concetto brutale nato con la prima Naked MV 19 anni fa.
Ma non è tutto, perché le credenziali di performance sono fuori del comune, la più potente, insieme alla Ducati Street Fighter V4 con i suoi 208 cavalli, ma anche la più compatta, con un interasse davvero super corto. In assoluto la moto più radicale del confronto, qui di compromessi non ne troverete neanche uno. Il motore è l'ultima evoluzione del 4 cilindri a valvole radiali, che resta nei canonici 998 cm3. Elemento distintivo della Brutale è la posizione di guida, è l'unica a non utilizzare il classico tubolare di alluminio ma 2 semimanubri, necessari secondo MV per gestire una moto che teoricamente supera i 300 km/h. Già, 300 all'ora. Anche senza arrivare a quel limite, queste sono moto che passano di slancio i 2,50. Ecco perché, anche se sembra un controsenso, l'attenta progettazione aerodinamica è fondamentale per tenere moto che fanno dell'agilità il loro punto di forza attaccate a terra anche quando si toccano velocità da capogiro. Aerodinamica importantissima soprattutto per moto in cui il pilota è molto esposto e finisce prima o poi per tirare il manubrio. Ducati è in prima linea con questi studi, lo avete visto anche in MotoGP, e marca il territorio con le sue ali biplano, ma anche MV Agusta le ha piazzate sulla Brutale. KTM ha invece dichiarato che le linee sul serbatoio, così puntate verso il basso, servono proprio per caricare l'avantreno senza ricorrere a profili alari. 6 del mattino, secondo giorno, ci siamo alzati un po' presto, però quando vedi ste cose merita. È una moto che non è cambiata rispetto all'anno scorso, solo lo schema colori, ma in effetti c'era ben poco da cambiare perché, come ho detto l'anno scorso, questa moto ha raggiunto la sua perfetta maturazione. Inossidabile la Tuono dimostra con i fatti che un buon progetto può essere estremamente longevo. È la meno potente di tutti, vero, ma i cavalli li ha proprio dove servono e la sua ciclistica ha raggiunto un equilibrio sopraffino con un connubio perfetto con le Pirelli Supercorsa SP. Restano le caratteristiche che ben conosciamo, la posizione di guida piuttosto caricata sul davanti, il motore è strepitoso per come eroga la potenza, sempre pronto, sempre a disposizione appena tocchi il gas, controlli elettronici super raffinati. Sul misto veloce resta ancora una moto praticamente quasi imbattibile, non è la più rapida a cambiare direzione, richiede di essere lavorata un pochino più di fisico rispetto ad esempio a Ducati o anche a KTM, che sono un po' più svelte, ma l'appoggio che ti dà quando sei in piega sul veloce è veramente fantastico, è molto rassicurante, riesci sempre ad andare molto forte. Qualche cosa ormai comincia a manifestare i segni dell'età, come i fari che non sono LED o la strumentazione forse un po' piccola, però a livello di guida, telaio, sospensioni, la moto è ancora una delle top 3, secondo me si giocherà la vittoria, che sarà quest'anno davvero complicato darla ai punti, perché ci sono 2-3 newcomer veramente aggressive e una regina che non ha nessuna intenzione di abdicare. Anche per lei qualche punticino perso per la mancanza dell'indicatore del livello di carburante. In un cruscotto che tra le informazioni ti dà anche quella sull'angolo di piega, magari un posticino lo si poteva anche trovare. Diciamo che avevo molta curiosità di provare la Street Fighter V4 dopo averla provata non perfettamente durante il periodo del lockdown. Adesso ci siamo tolti veramente la voglia e lo sfizio, perché in questi 2 giorni mi ha fatto un sacco di strada, 1 miliardo di curve. E devo dire che devo fare complimenti ai ragazzi di Borgo Panigale, perché sono riusciti a rendere la struttura di base, che è quella della Panigale V4S, una perfetta moto da strada.
hanno lavorato tantissimo sul comfort, l'avevo già capito in precedenza, ma anche facendo una comparazione con le moto presenti in questo confronto, la Ducati vince in comodità della sella, posizione di guida, anche se il manubrio è un po' troppo rialzato per i miei gusti, ma è una moto che a fine giornata non ti fa stancare e ancora voglia di guidare. Per quanto riguarda il manubrio, è vero che è un po' alto, ma Ducati consente anche di arretrarlo di 3 gradi, avvicinandolo al pilota e aumentando quindi ulteriormente il carico sulla ruota anteriore. Ciclistica, devo dire, molto buona, molto veloce a cambiare direzione. La seconda parte della curva la devi un pochino magari portare dentro rispetto per esempio alla Aprilia che tende a cadere in curva, o rispetto anche a KTM che ha molta agilità, però c'è una bella presenza di avantreno, senti bene la ruota davanti attaccata, la risposta del motore è giusta soprattutto in mappatura sport, che assetta anche le sospensioni a un livello di comfort accettabile senza perdere in rigore, quindi una moto completa che su strada può veramente dire la sua. In mappatura race il motore diventa una specie di cannone, hai un acceleratore molto reattivo, le marce sono molto corte su questa moto, per cui si continua a inserire, sembra di guidare quasi una moto da cross in certe situazioni, e questo fa girare un po' il motore in autostrada e quindi non facilita molto il contenimento dei consumi. Bravi, devo dire, è una moto che secondo me a livello di comparativa dirà la sua e se la giocherà fino in fondo per la vittoria. Non a caso la Street Fighter è quella che ha sempre dettato il ritmo dei rifornimenti di carburante, anche perché ha uno dei serbatoi più piccoli, solo 16 litri dichiarati, capacità condivisa però con KTM e MV Agusta, che però sono molto meno assetate. Anche sulla Ducati, come su Aprilia, manca l'indicatore del livello di carburante e la V4 bolognese fa segnare anche l'assenza del cruise control. Devo dire che Kawasaki è stata un po' una sorpresa per me, perché è piacevole, perché dopo averla provata a Las Vegas sui curvoni velocissimi degli Stati Uniti, velocissimi per modo di dire perché ci sono dei limiti, però curvoni molto ampi, mi aspettavo una moto più in difficoltà al cospetto delle super naked europee. C'è da voltare in modo molto rapido come sulle strade più strette qui dei nostri Appennini. Invece la Kawasaki si è comportata bene. È ovvio che gioca un po' un altro sport perché c'è tanto peso sul davanti, bisogna giocare molto di anticipo. Una volta messa lì la Kawasaki sta lì e farle cambiare direzione in corso d'opera non è così semplice, però alla fine regge il passo anche con le altre. La Kawasaki fa quindi sentire il maggior peso non tanto nei cambi di direzione quanto lungo la percorrenza, che va gestita parecchio con il freno posteriore. Peccato anche per il manubrio, che ha una conformazione tipicamente Kawasaki ed è quindi un po' stretto e con le estremità rivolte leggermente verso l'alto. Con un manubrio più largo e basso probabilmente la ZH2 potrebbe essere ancora più incisiva nel guidato. Il motore è una cosa secondo me è unica nel campo delle moto, soprattutto in quelle che abbiamo provato. Ha una coppia veramente ridondante e soprattutto una risposta al gas piuttosto prepotente, non prepotente nel senso che c'è un off, ma perché la gestione è ottima, ma perché c'è davvero tanta spinta. Nessuna delle moto presenti ti spara fuori dalle curve come fa la ZH2. Quindi alla fine il compromesso per una guida stradale c'è, l'abbiamo inserita in comparativa magari con un minimo di dubbio, ma in realtà alla fine ci sta dentro abbastanza bene. Mi dispiace per l'ammortizzatore posteriore, non sono riuscito a lavorarci perché non avevo un cacciavite banalmente, ma è un po' sfrenato e quindi la moto è un po' rimbalzante al posteriore. Detto questo, motore su tutto, assolutamente, elettronica magari non a livello delle altre, un pochino più semplificata, tende un po' a impennare la moto, però se la può giocare su qualsiasi tipo di strada. Per me è stata una sorpresa. Mi aspettavo una moto un pochino più confortevole, non è la meno confortevole, è tra le più confortevoli del gruppo, ma incredibilmente c'è qualcuno che fa meglio di lei. Tra i punti positivi di Kawasaki anche il cambio, uno dei migliori in assoluto per velocità e precisione. Tra quelli negativi l'ABS, un po' troppo invasivo soprattutto al posteriore. Se cercate l'agilità assoluta e la voglia di giocare, quindi la fun bike per eccellenza, KTM è la moto che fa per voi. Il lavoro che hanno fatto i tecnici di Matigofen è davvero interessante perché hanno spinto un po' di più sulla sportività, quindi la posizione è un pochino più caricata sull'anteriore, una moto ancora più efficace da guidare in modo veloce e in assoluto la più svelta a cambiare direzione e a buttarsi in curva.
Probabilmente complici sono anche le Bridgestone S22 montate di primo equipaggiamento, che sono gomme molto veloci nei cambi di direzione e nella discesa in piega, e questo aiuta la 1290 Super Duke, che conferma a livello di motore e di elettronica tutto quanto di buono abbiamo detto nella versione dello scorso anno. C'è più potenza, c'è una bella gestione del gas, la mappatura street, la risposta al gas street è sempre quella che preferisco, perché la sport è davvero molto aggressiva, ma questo rende la moto molto molto competitiva. C'è forse un pochino più di leggerezza di sterzo di quello che mi aspettassi. Rispetto a quando l'ho provata a Portimao l'avevo trovata un pochino più piantata sul davanti, qui sul veloce la moto resta un filino più leggerina. Abbiamo dato un pochino di più di precarico al Mon, abbiamo leggermente migliorato la situazione. Detto questo, motore eccellente, freni eccellenti, elettronica ottima, cambio elettronico che funziona molto bene, purtroppo qui è optional, bisogna pagarselo, però io lo consiglio ovviamente tassativamente. È una moto che dice la sua un po' in tutte le situazioni, anche perché è quella che ha più sterzo di tutte, alla fine sei sempre comodo in sella, anche se è un pochino più caricato rispetto a quella dello scorso anno, quindi una moto che ti gestisci tutto il giorno senza essere stanco la sera, hai ancora voglia di guidare, quando sei nel traffico la gestisci meglio di tutte, quando devi fare inversioni di marcia la gestisci meglio di tutte perché ha tanto sterzo, quindi nel complesso si può giocare sicuramente la vittoria. A vantaggio di KTM è anche la possibilità di personalizzarsi in modo più puntuale rispetto alle altre la posizione in sella, perché il manubrio può ruotare come quello di Ducati, ma sulla Super Duke R anche le pedane sono regolabili. In assoluto la moto più radicale del confronto, qui di compromessi non ne troverete neanche uno. Addirittura gli hanno messo i semimanubri, si potrebbero metterci anche una carena, diventerebbe una super sportiva fatta e finita. Questa è un po' la sintesi della brutale 1000 RR. Certo, il motore fa impressione per quanto spinge, soprattutto agli alti, però bisogna aspettare quasi 9000 giri per poterlo spingere veramente forte. La posizione di guida è estrema, sicuramente è la meno comoda di quelle che noi abbiamo trovato, banalmente solo perché ci sono i semimanubri. Devo dire che per certe cose è anche sensata, perché la moto spinge forte, quindi avere un po' più di carico sull'avantreno è utile, soprattutto in autostrada. Sembra forse un controsenso perché è una delle più nude, ma la posizione proiettata in avanti sui semimanubri aiuta a reggere un po' delle velocità superiori. La ciclistica mi è piaciuta per il tipo di guida, non mi è piaciuto invece per l'assetto, perché forse in MV fanno i test su degli asfalti molto lisci, ma dove c'è un po' di sconnesso, dove c'è un po' di brutto, le sospensioni di serie sono veramente molto molto rigide, per cui siamo tornati indietro con gli assetti di 4 o 5 step per arrivare ad avere una moto che copiasse un po' meglio quello che accade sulle strade italiane. E qui sull'Appennino siamo stati anche fortunati perché sono strade veramente ben asfaltate. Un peccato quindi che l'ottimo lavoro che i tecnici hanno svolto sulla Brutale possa essere penalizzato dalla scelta di un assetto fin troppo estremo e radicale. Ai tecnici MV Agusta va dato comunque atto di aver saputo regalare una stabilità insospettabile a una moto che ha una potenza esorbitante e una ciclistica ultra compatta, la più compatta del lotto, quasi da 600. Luca a parte, anche la strumentazione conquista il punteggio pieno per dimensioni e completezza di informazioni e leggibilità. È una moto che o piace o non piace, a livello di estetica è pazzesca, ovunque la parcheggi c'è un capannello di gente che va a guardare, il comfort è un aspetto del tutto secondario, la sella è molto rigida, mi è piaciuta in compenso la gestione del gas, il motore è molto saturato, smorzato ai bassi regimi e medie, quindi facilita l'utilizzo della moto anche su percorsi lenti, dove però questa moto richiede di essere guidata molto con il corpo proprio per la sua posizione di guida, è una moto che ti impegna di più, a fine giornata arrivi indubbiamente più stanco a casa. Ovviamente un po' di pioggia non può mai mancare nelle comparative di Red, l'abbiamo presa anche l'anno scorso e la prendiamo un po' anche quest'anno, giusto? Così almeno si provano le moto in tutte le condizioni. Acqua.
Eccoci qua, tempo di pagelle. Per questa comparativa abbiamo voluto offrire uno scenario assolutamente completo come nostra abitudine, non solo per quanto riguarda la varietà dei percorsi che vanno dall'autostrada, l'interminabile A1 al passo di montagna con qualsiasi tipo di asfalto, ma anche per quello che riguarda la varietà dei tester che passano dal tester Super Pro al macinatore di chilometri, uomo da 20.000 km all'anno. Dai 171 ai quasi 190 cm di altezza, una scelta voluta per avere un responso quanto più bilanciato possibile. Ogni tester ha poi votato a scrutinio segreto, assegnando un punteggio in trentesimi a tutte le voci che vedete nella tabella. Ai voti dei tester che si sono sommati si sono aggiunti poi i punti della dotazione, che è stata valorizzata a 2 punti per un elemento presente di serie sulla moto, un solo punto se disponibile a pagamento, 0 punti se assente. Il consumo, punti anche per lui a scalare dai 5 punti alla moto che ha consumato di meno al solo punto per quella che ha consumato di più. Stesso discorso per il prezzo, tutto questo poi ha composto il punteggio finale. Come noterete l'esito è davvero e proprio thriller, i totali sono tutti molto vicini, in alcuni casi vicinissimi, a testimonianza di come queste moto siano arrivate ormai a livelli altissimi e molto vicini tra loro. Ciascuna di loro rappresenta perfettamente il carattere del marchio che porta sul serbatoio, ma quello che è certo è che se vi interessa una di queste 5 moto, qualsiasi sarà la vostra scelta, sarà comunque una buona scelta.